Uè, come state? Io spero che state super bene. Nello scorso video abbiamo visto appunto 5 app da scaricare per quando andrete in Corea. Ma se volete andare in Corea e non volete finire in carcere, insomma so che per alcuni può essere un'esperienza molto interessante ciò, ma per chi ancora è rimasto sano di mente a differenza mia, guardatevi questo video. Ma per chi non mi conoscesse, per chi fosse nuovo qui, io sono Gil e questo è il mio canale. Ricordatevi di iscrivervi, mettere like, commentare, insomma mettere la campanellina in modo che tutti i miei video vi arrivino e cominciamo subito. Primo punto, andare al casino. Bene sì, i coreani non possono andare al casino. È proibito per i coreani andare al casino e fare scommesse. Ci sono casino in Corea, ce ne sono, però possono andare solo gli stranieri. Inoltre si dice che anche al di fuori della Corea i coreani non dovrebbero andare al casino e sarebbe proibito andare a loro nei casino all'estero. Questo non ne sono certa, però so che si dice così, però sono certa al 100% che è proibito per loro andare al casino in Corea e fare scommesse. Secondo, fare foto senza il rumore. Ok, ora vi spiego. Molti di voi forse non lo sapranno, ma in Corea tutti i cellulari vengono venduti con il fatto che le foto devono essere fatte con il rumore, quindi non c'è come negli altri paesi il fatto che tu puoi fare la foto senza rumore in modo da non essere scoperto. In Corea non esiste, cioè devono tutti avere il rumore. Perché? Perché è proibito fare le foto in silenzioso, quindi senza che senta il... Perché appunto questa cosa è stata fatta perché molte persone facevano foto di nascosto sotto le gonne alle ragazze, oppure insomma sapete i pervertiti, tutte quelle cose così, quindi hanno deciso appunto di fare questa cosa. Quindi sì, è legale fare foto con il silenzioso. Ok, questa probabilmente molti di voi non la sapranno, anche io non la sapevo inizialmente, ma per i minori di 16 anni è vietato giocare ai videogiochi online da mezzanotte fino alle 6 del mattino. È stato deciso nel 2011, questa è una legge del 2011 che si chiama Showdown, oppure legge di Cenerentola, dove appunto se sei minore di 16 anni, da quell'ora a quell'ora non puoi giocare ai videogiochi. Infatti se andate a un PC room, o comunque le stanze appunto dove ci sono tutti i PC, dove ci sono i videogiochi, arriverà quell'ora in cui ci sarà appunto l'uomo o chi lavora in quel posto che chiederà a tutti la carta d'identità per confermare che siate maggiori di 16 anni. Se siete minori vi chiederà appunto di lasciare il posto perché appunto c'è questa legge. Questa la sapevate? Ditemi se lo sapevate perché anche io lo sapevo all'inizio. Quarto punto, questo appunto è un punto molto parlato, che sarebbero i tatuaggi. In Corea non sono illegali i tatuaggi, sono illegali i tatuatori. Perché? Perché in Corea per tatuare tu devi avere la licenza medica, quindi devi aver studiato medicina, insomma devi essere un medico. Però ovviamente se uno si fa il mazzo, studia per essere un medico, che comunque ha uno status sociale molto alto e tra l'altro guadagni molto bene, non andrai mai poi a fare il tatuatore, rimarrai a fare il medico. Quindi in realtà quasi tutti sono illegali. Infatti se li scoprono possono pagare fino a 50.000 euro di multa e possono andare fino a 5 anni in carcere. Quindi infatti per andarvi a tatuare in Corea dovete tipo fare tutta una cosa strana, dovete contattarli su Instagram, vi diranno un posto, cioè saranno tutti nascosti. Vabbè. Punto 5. È illegale fumare in Corea mentre cammini. Infatti in Corea non puoi camminare e fumare, ma bensì bisogna andare a fumare in degli spazi che appunto corrispondono agli spazi fumatori. Troverete magari un rettangolo dove appunto c'è il fatto del fumo e lì dovete fumare. Anche solo se siete un passo al di fuori da questo rettangolo vi metteranno la multa. Non provateci, vi mettono la multa comunque anche se solo siete con un passo al di fuori. Oppure può essere un'abitazione per appunto solo i fumatori. Insomma, quindi se siete fumatori o fumatrici non fumate così apertamente, ma cercate appunto i posti in cui fumare. Ok, il prossimo è la pornografia. Yeah. Infatti qualsiasi genere di pornografia, che sia DVD, riviste, siti web, qualsiasi cosa è illegale in Corea. Inoltre se vi scoprono distribuire queste cosine potrete avere una multa e in più avere fino a 2 anni di carcere, mentre se lo fate di uso commerciale, quindi appunto lo vendete, cose così, fino a 10 anni di carcere potrete avere. E io devo essere onesta, sarò onesta con tutti voi, è stata la prima cosa che ho provato a fare in Corea.
nel senso che ero così curiosa di vedere se era vero questa cosa che ho preso tutti i siti che conoscevo e ho provato quando ero a casa con le altre mie amiche che erano venute con me in Corea a vedere se era vero. Raga, tutti, non funziona nemmeno uno, cioè tutti bloccati. Io ero tipo no, non ci credo, come cavolo hanno fatto. E niente, quindi probabilmente ovviamente loro avranno i loro stratagemmi, le persone per guardarseli, però appunto sappiate che è illegale il commercio e anche se vi scoprono che voi lo mandate tipo da voi a un amico, potete appunto avere la multa lo stesso. Questa invece lo sapete già perché ve l'avevo già detto in un video precedente, Uber. Uber è illegale in Corea, infatti nel 2014 la Corea è stato il primo paese a togliere Uber e addirittura a renderlo illegale. Infatti se si vuole viaggiare con taxi o comunque qualcos'altro dovete utilizzare Kakao Taxi, che è quello che appunto funziona in Corea perché come già detto Uber è illegale. Marijuana, cocaina, eroina, crack, hashish, fumo, anfetamina, ketamina, bombe. Ok, allora il prossimo, come avete capito, è la marijuana. So che in molti paesi è illegale la marijuana, però come sapete in altri paesi è legale. In Corea però non solo è illegale spacciarla ovviamente, ma anche il consumo, qualsiasi dose di consumo. Mentre so che in Italia tipo una dose, cioè una piccola dose per il quale comunque puoi fartela, credo. Non lo so, non sono molto afferrata su queste cose, però insomma comunque non sei visto proprio malissimo se qua ti fumi una canna, ecco. Invece in Corea sei visto stramale, tant'è che ci sono alcuni artisti, vi faccio l'esempio di Top dei Big Bang, che addirittura hanno fatto tipo, mi sa, il carcere anche, e la sua carriera è andata molto giù nel momento in cui hanno scoperto che appunto faceva uso di marijuana, proprio perché vieni visto malissimo ed è illegale, ti fai anche proprio i mesi di carcere, niente, se sei famoso la tua viene rovinata, poi la fedina penale te la rovinano, nel senso che viene scritto, cioè proprio come se avessi ucciso una persona per loro. Quindi sì, appunto, mi raccomando, se siete soliti fumare queste cose in Corea non lo fate, non fatelo perché è la vostra fine, cioè lì sì finite in carcere, ciao, addio. Ok, niente ragazzi, quindi queste sono le 8 cose illegali in Corea. Ditemi se le sapevate tutte, se alcune non le sapevate, se c'era qualcosa di nuovo, se non vi immaginavate qualcosina come questo, per esempio, non lo so, il video porno. E nulla, fatemi sapere, commentate tantissimo, fatemi sapere se vi piacciono questi video ultimamente che sto facendo. E nulla, ci vediamo nel prossimo video. E gli assistenti, non l'assistente come sociale, come si dice? Tant'è che se